Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è venerdì 12 dicembre del 2025, buon fine settimana, mi verrebbe quasi da dire. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche oggi i protagonisti siete voi attraverso i like, i commenti, le iscrizioni, gli abbonamenti, quindi grazie davvero di cuore a tutti quelli che ci supportano, anche perché, insomma, Simo, Mm, stiamo mm. arrivando a Milan-Sassuolo, ci stiamo avvicinando, 12:30 giorni del compleanno del Milan all'incirca, insomma, ci sono tutti i crismi e i criteri per lo psicodramma. Ma speriamo che non sia così e quindi voi fatevi sentire col vostro supporto attraverso i like e tutte le cose che vi abbiamo elencato, perché ce n'è di bisogno, come si suol dire. Manca ormai poco a Natale, ce lo ricorda anche la piattaforma. Guarda Henry, per Però dire. vedi, io preferisco quelli di Natale a quelli di Halloween che avevi Sì, messo l'altra volta. questo è già più Natale. Natale Milan, adesso un po' rosso. Va bene, torniamo a noi invece a parlare di quello che succederà soprattutto nel weekend con la partita contro il Sassuolo, con una formazione praticamente quasi obbligata per le varie assenze, visto che in pratica non recupererà nessuno per la partita, se non al massimo per un posticino in panca, ma la vedo difficile anche da questo punto di vista. Soprattutto davanti saremo contati come al solito, visto che ci saranno soltanto un Nkunku e Pulisic. Non ci sarà Rafael Leao che prosegue le sue cure vista Supercoppa, non ci sarà nemmeno Santiago Jimenez che prosegue la sua riatletizzazione in vista. In vista. No, scherzi a Vista parte, di non gennaio, voglio essere stavi per ironico. dire? Stavi Sì, per stavo per dire in dire per vista di gennaio, gennaio? però non volevo essere ironico, ma realmente non so in vista di che cosa, nel senso che il suo futuro è un bel punto di domanda grosso, grande, grande. E qui si inserisce anche il discorso del mercato, Henry, perché al di là di qualche insomma pur parler per Zirkzee, per chiedere informazioni e per semplicemente andare a tastare il terreno su altri giocatori, per ora ancora un'idea chiara su quello che potrebbe essere il mercato del Milan davanti non ce la siamo ancora fatta, forse perché nemmeno il Milan se l'è fatta questa idea. Tenderei a escludere Icardi, anche se ieri Icardi ha rilasciato una dichiarazione abbastanza sibillina ai media turchi, leggermente autoreferenziale, dicendo godetevi Icardi perché sono gli ultimi mesi che lo potrete fare. Non la sapevo, beh, bella, cioè nel senso, forse un po' too much, però Sì, divertente. No, dicevo che, curioso alla il fatto. Zlatan, diciamo. Cosa? Alla Zlatan. Un po' sì, zlatanesca, zlatanesca. No, riflettevo sul fatto, Simo, che tu hai esordito dicendo con la formazione più o meno è chiamata perché siamo contati, sono questi, ed è una frase che diciamo bene o male dall'inizio dell'anno. Sì, Cioè, da c'è inizio stato ottobre. quel micro periodo in cui, dopo l'ecatombe che avevamo avuto con Rabiot, eccetera, eccetera, no, della pausa nazionali, quel micro periodo in cui eravamo tornati più o meno tutti e poi siamo ritornati ad avere giocatori ai box. Quindi speriamo che questa cosa possa cambiare poi dopo la Supercoppa e con l'inizio dell'anno nuovo, perché soprattutto se dobbiamo fare una corsa di un certo tipo, serve che ci siano tutti. Capisco che i titolari sono i titolari, ok, però servono anche quei 2, 3, 4 che abbiamo in più. Detto questo, sul mercato io credo che, lo abbiamo ripetuto anche più volte nei giorni scorsi, lo continueremo immagino a ripetere fino all'inizio di gennaio, dipenda tanto dal futuro di Santiago Jimenez, nel senso, se Santiago Jimenez resta qui, io onesto non so il Milan cosa farà in questo mercato di gennaio a livello proprio di movimenti, se proprio Mm. niente, se al massimo un difensore, se qualcosa a centro, non lo so, cioè sugli esterni, non lo so. Se invece Jimenez dovesse partire direzione o Premier League o Bundesliga, o si è interessato il Boca, o ci pensava il Fenerbahce, o il Betis, insomma c'erano un po' di squadre che erano interessate a lui. Se Jimenez dovesse partire, allora magari qualche movimento, sia in attacco, ma magari anche altrove, potrebbe arrivare, perché magari hai un ingresso, no? Hai un'entrata. Quindi penso che tanto dipenda, se non tutto, Mm. dipenda da Santiago Jimenez e dal suo futuro, perché
sono passate nel mentre 6 settimane, dopo aver autoannunciato il suo infortunio alla caviglia, ancora non è tornato nemmeno in gruppo, aspettiamo. Sì, in realtà il nostro mercato dipende da noi stessi, ma mi verrebbe da dire come è successo negli ultimi 2 anni, e non vedo grandi differenze onestamente. Cioè, la proprietà non è che delibera, che ne so, ma sì, investite pure altri 30-40 milioni, metti. Tanto se dovessimo arrivare corti alla fine dell'anno, ripiano io. No, non l'ha mai fatto e mai penso lo farà. L'ultimo grande aumento di capitale fu di Elliott, ma ormai stiamo parlando veramente di quasi forse 5 anni fa. Quindi non credo che ci sia mai stata la volontà né la possibilità di farlo, perché è così. Il Milan si autofinanzia da sempre. Anche quando nello scorso mercato di gennaio abbiamo speso, poi alla fine siamo dovuti arrivare a giugno a riautofinanziarci per chiudere il bilancio vendendo i giocatori. Quindi in realtà non è che cambia molto da questo punto di vista. Se quindi uscirà qualcuno, Loftus, Jimenez, altri onestamente no, perché sennò davvero andiamo a toccare quelli che giocano sostanzialmente le partite. Quindi mi verrebbe un po' strano pensarci. Ci dobbiamo autofinanziare, per quello mi ha fatto anche un po' strano qualche settimana fa quando ho detto la proprietà non concede la possibilità di fare mercato. Quando mai l'ha concessa la proprietà? È sempre stato il Milan stesso che, scegliendo di investire X, poi doveva far entrare X e quindi nel gioco delle parti doveva aggiustarsi sempre quei stessi soldi. E quindi qui stessa cosa, non cambierà granché la situazione, anzi il fatto è che se, come hai detto giustamente, non dovesse partire Jimenez, non ti dico che siamo fermi al palo, ma potremmo fare veramente qualcosa di contorno e poco più. Però Simo, E... ti direi anche che ci sarebbe, sottolineo ci sarebbe un Ci sarebbe. difensore che non ha prezzo di cartellino, se proprio, che Ma gli è infatti, scaduto il contratto. Anzi, forse un paio ce ne sono così, giocando entrambi in Sud America o Centro America. Uno è Thiago Silva, l'altro è Sergio Ramos. E lì non devi spendere per il cartellino. È ovvio che l'ingaggio non è gratis, posto che immagino che quello di Thiago potrebbe essere decisamente inferiore rispetto a quello di Sergio Ramos, però comunque qualche spazio di manovra per operazioni di questo tipo, secondo me dovresti avercelo, cioè perché ti serve, cioè io non capisco tutto, ma stiamo dando per scontato che questa squadra farà sicuramente la Champions League, perché tanto c'è Allegri, sei primo, la Juve quest'anno non c'è, chi se ne frega. Stiamo dando per scontato questo e di conseguenza, siccome stiamo dando per scontato che faremo la Champions, non verrà aiutata la squadra a gennaio. Perché? Perché noi spendiamo 100 milioni in 3 settimane solo se siamo ottavi, settimi, sesti, ok? Però non ci stiamo accorgendo che la classifica di Serie A non è che sei prima più 13 sulla terza, ok? Cioè lo so. sei prima, pari punti con un'altra squadra, più 1 sulla terza, più 4 sulla quarta, più 6 cioè sei lì, sbagli 3 partite, sei dietro, sei quinto, sesto. E quindi bisogna capire che questa squadra ha bisogno di una mano per la Champions. Poi, se a marzo-aprile sei sempre là nei primi 2 o 3 posti, fai altri ragionamenti, ma questa squadra attualmente ha bisogno di una mano per la Champions. Non bisogna farsi belli del fatto che c'è Max, sei primo, che bello, chi se ne frega, siamo a posto così. No, sarebbe un grave errore, gravissimo errore. Detto questo, la formazione per domenica, come detto, è abbastanza chiamata, ma anche nelle altre posizioni, visto che insomma l'unico posto che balla è quello di Ricci, Loftus-Cheek e poco altro, visto che insomma proprio per quello che ci dicevamo poco fa, in realtà se volessi mai fare un po' di turnover sarebbe coinvolto soltanto De Winter, e visto le ultime 2 o 3 apparizioni di De Winter mi sa che Max tutta questa voglia di turnover non ce l'ha a questo punto. In mezzo idem, nel senso che l'unico che potrebbe dare un po' di turno è Yashari, e qui forse sì, si potrebbe iniziare a ragionare un po' di più sul far girare qualcuno. Per il resto finiti anche in questo caso, e davanti, va bene, lo sappiamo benissimo, è una situazione, come ha detto Max, che con le buone o le cattive noi in Champions ci dobbiamo arrivare.
non possiamo fare un campionato intero a restare aggrappati con le unghie e con i denti ad ogni singola partita per ogni singolo episodio. Dobbiamo prenderci un po' di margine, ecco, tutto qua. E gennaio deve essere per forza un mese che ti viene in aiuto e non che al contrario, per paradosso, ti viene contro, perché se stai fermo ti viene contro gennaio. È come fare una roba negativa, non so come dire. Ma sì, perché poi Simo, le squadre che sono lì magari qualcosina la fanno, cioè la Roma magari qualcosina in La Roma la attacco punta la vuole fare. la Roma qualcosina in attacco li tocca. Conte io non penso che dica, ma sì, sì, tranquilli, va tutto bene, a posto. Non penso. Magari Spalletti che è arrivato in corsa, pure lui ti dice, sì, bello tutto, sono qui, proviamo ad andare in Champions, ma quei giocatori lì non è che mi vadano troppo bene, andiamo a prendere quei giocatori là. Cioè, immagino che queste squadre qualcosa la facciano. Io, guarda, ti dico, Simo, per me anche il Como qualcosa fa. Cioè, sono squadre che sono lì. Il Bologna magari un po' meno, ma qualcosina potrebbe fare, perché Italiano sta battezzando qualcuno e qualcun altro no. E anche ieri sera in Europa League si è un po' visto. Quindi, cioè, se stai fermo, le altre non penso lo stiano. Cioè, non penso Sì. che le squadre che avevano elencato stiano ferme. Devi anche tu fare qualcosina. Siamo arrivati in chiusura in tutto questo. Tra poco, in teoria, torniamo però in diretta con Lancia alle 13 del talk delle 16. Ovviamente parleremo anche molto della partita contro il Sassuolo, perché come sempre accade, insomma, quando ci avviciniamo al mercato, le partite diventano sempre una parentesi tra una settimana di mercato e l'altra, ma invece, come abbiamo detto giustamente, bisogna fare i 3 punti per forza per rimanere su, visto che la classifica, anche se un po' più sgranata, è ancora compatta. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, vi aspetto più tardi, vi aspettiamo più tardi, non mancate, continuate con il vostro supporto che ci fa andare avanti.